Ciao a tutti ragazzi, sono qua per farvi vedere l'allestimento della mia Yamaha Tenere 700. In particolare andremo a fare una panoramica sugli accessori che ho montato e vi farò vedere il nuovo sistema di borse Sysbag, ovvero le borse morbide di SV Motec. Quasi tutti i prodotti che vedete su questa moto sono del catalogo SV Motec. Faccio una piccola panoramica, partiamo dalle importantissime barre di protezione. Come vedete, i punti d'ancoraggio al telaio e anche qua sotto. Poi abbiamo l'ancoraggio qua sotto al gruppo ottico, e io ci ho messo anche i faretti che sono sempre dalla SV Motec. Paramani con l'alluminio davvero resistenti e fatti molto bene. Qui abbiamo il portapacchi con le maniglie del passeggero, che sono già predisposte per attaccare i telaietti per montare sia le borse rigide, le valigie in alluminio, ma anche il nuovo sistema di valigie Sysbag, che sono quelle che andremo a montare adesso, ovvero le valigie morbide. Come vedete, si può decidere di lasciare la piastra portapacchi con le maniglie smontata e in 3 secondi veramente si montano i telai, perché poi abbiamo anche questa piastrina qua dietro al portatarga che farà da gancio per tenere i telai perfettamente saldi alla nostra moto. Poi, altro accessorio importantissimo, cioè, almeno per me, perché questa è una SV Motec Daypack, ovvero una borsa da serbatoio. Adesso vi faccio vedere il particolare dell'aggancio e dello sgancio rapido. La cosa bella di questa borsa da serbatoio è che ha l'aggancio magnetico, quindi un nuovo sistema con l'anello magnetico, appunto, che si autocentra da solo appena non andiamo a appoggiare la borsa da serbatoio. E tra l'altro quando andiamo ad appoggiarla è veramente sicura ed è impossibile che si stacchi. Ovviamente non c'è bisogno che vi dico la fattura di questa borsa da serbatoio come tutti gli altri accessori SV, perché io li uso già da molto tempo anche sul KTM. Chi mi segue lo sa, lo uso veramente da tantissimo, e la fattura di ogni particolare eccetera è veramente alta, quindi super estremamente soddisfatto. Adesso vi faccio vedere l'aggancio e lo sgancio di questa borsa. Come vedete abbiamo l'anello posizionato sul serbatoio. Vedete, questa struttura è fatta appositamente per il serbatoio del Tenere, quindi se dovete andare a ordinare indicate sempre il vostro modello di moto, perché come vedete sul Tenere serve una struttura diversa, perché il serbatoio, o meglio il tappo del serbatoio, non è fatto come tante altre moto che ha già questa forma qua. Qui sotto abbiamo la piastra che può essere regolata, come vedete, sia avanti che indietro, e andiamo a posizionare la borsa. In un secondo, essendo calamitato, si è attaccata da sola e non si stacca più. Impossibile. Qui abbiamo le nostre cinghie per attaccarci qualsiasi cosa vogliamo sopra, veramente di ottima fattura. Non per ultima abbiamo una custodia Armor Pro di Interphone, che è un nuovo prodotto. Come vedete l'ho attaccato sopra la strumentazione del Tenere, perché ci sono gli adattatori appositi, e questa è la nuova custodia di Interphone. Io ho un iPhone 11 Pro Max, quindi ci sta dentro perfettamente, fatta benissimo, ultra stagna. Qui abbiamo anche l'ingresso per il cavo di ricarica e poi andiamo ad agganciarla. Il terminale, come vi ho già detto nel precedente video che trovate sul canale, è uno Spark. Vi ho già fatto ascoltare il sound eccetera, ve lo farò riascoltare senza DB Killer ma un altro giorno. Quindi adesso procediamo al montaggio dei telai. Vi faccio vedere un po' il sistema Sysbag, così se avete bisogno potete chiedermi informazioni. Adesso procediamo al montaggio dei telaietti SV Motec. Sono dei telaietti universali su cui possiamo montare sia le valigie in alluminio
sia le valigie morbide Sisbag, che dopo vi faremo vedere. Come vi ho già detto in precedenza, andiamo a montarle sulla struttura principale, che è questa, che è il portabagaglio posteriore con le maniglie per il passeggero. Come vedete qui abbiamo già a predisposizione per gli agganci rapidi, che saranno questi due qua. Abbiamo un altro aggancio rapido sopra la pedana del passeggero e un altro aggancio rapido dove c'è la dietro portatarga. Come vedete il sistema è veramente facile, lo monteremo in pochi secondi. Basta appoggiare il tutto. Ci aiutiamo con un cacciavite lungo, anche se SV Motec fornisce una chiavetta dedicata molto piccola da portare in viaggio. Adesso, visto che siamo a casa, abbiamo tutta l'attrezzatura, usiamo questo cacciavite molto lungo. Come vedete, in 4 secondi di lavoro dalla moto nuda, per usarla tutti i giorni, possiamo avere la moto in configurazione da viaggio in un attimo. Ovviamente telaio super resistente con 4 punti d'aggancio. Adesso dovremo montare questa piastra sul retro della nostra valigia morbida Sisbag. Vi ricordo che sono valigie da 30 litri, abbiamo la destra e la sinistra, e sopra invece ho deciso di posizionare una classica borsa a rullo impermeabile, sempre SV Motec. Allora, qua potete vedere nel dettaglio queste guide che abbiamo già, per velocizzare il video, abbiamo già montato. Ovviamente questa piastra è preforata, vi vengono fornite tutte le viti e tutto l'occorrente per il montaggio. E come funziona? Questa piastra andrà ad attaccarsi sul retro della nostra borsa morbida. Qua il materiale antiscivolo, si potrebbe anche montare senza i telaietti su determinate moto, ma sul Tenere è meglio montare i telaietti. Quindi noi adesso andremo a fissare la nostra piastra sul retro della valigia Sisbag e poi questa valigia si installerà sul nostro telaietto, praticamente facendo questo semplicissimo movimento. Adesso vi facciamo vedere il montaggio della borsa, che va esattamente in questa maniera. E per staccare la valigia con il telaietto basta premere questa sicura e il telaietto si sfila. Vi faccio vedere comunque il tutto montato. Stacca. Allora, per il next step abbiamo cambiato location, siamo in mezzo al bosco, siamo venuti a fare un piccolo giro. Vi facciamo vedere già la piastra attaccata alla valigia, ok, mediante queste viti. Sono 4, le abbiamo fissate e siamo pronti per agganciare la nostra valigia al telaietto. Quindi prendiamo la valigia con le sue guide e con un movimento secco la nostra valigia si è attaccata al telaietto. Come vedete è super stabile, non si può muovere assolutamente, non si può staccare. Abbiamo anche questa pratica fettuccia, che praticamente è una ulteriore sicurezza nel caso, non so, si dovrebbero strappare le viti, non lo so, per qualsiasi cosa può succedere. Io ho deciso di attaccarla qua nel caso in cui la valigia si staccasse dalla propria piastra, ma almeno rimane attaccata e non la perdiamo. Se vogliamo rimuovere la valigia ci basta premere questa sicura e fare questo movimento per staccare la valigia. All'esterno, sia sul davanti sia sul dietro, abbiamo queste cinghie che possiamo utilizzare per attaccare qualsiasi cosa dovessimo aver bisogno. Poi abbiamo 2 pratiche tasche che vanno per tutta la lunghezza della borsa Sisbag, come vedete, sia a destra che a sinistra. E poi abbiamo questo sistema di chiusura molto semplice, ma anche molto sicuro, perché se noi andiamo a tirare la fettuccia, vedete come è fatto nel dettaglio, non si può assolutamente staccare e il coperchio rimane attaccato bene. Quindi andiamo a smollare, vedete come si rimuove, molto semplice, e si apre il coperchio. Vista interna, abbiamo una rete con una cerniera praticissima, così possiamo mettere dentro quello che vogliamo e vediamo subito quello che c'è all'interno. Non so se dobbiamo mettere dei documenti o qualsiasi cosa che ci serve a portata di mano.
E poi abbiamo l'interno che è totalmente waterproof, abbiamo il sistema di chiusura clip, praticamente come se fosse una borsa interna aggiuntiva, no? E questo è il risultato finale. Andiamo a richiudere la nostra borsa adesso con una mano da una parte ed eccola qui montata. Vi faccio una veloce panoramica del Tenere, così potete vedere anche voi gli ingombri effettivi delle Seisbag. Questa è la vista posteriore. Come vedete a destra il telaietto è vicinissimo allo scarico, circa 1,5 centimetri, non di più. Vi posso confermare, perché siamo qua con un passeggero, e vi posso confermare che tutto il sistema montato, visto che era un po' anche il mio pensiero quando ho montato il tutto ieri, il sistema montato non dà fastidio al passeggero, quindi né queste maniglie che vediamo qui, che sono comunque a livello della seduta, né le valigie Seisbag da 30 montate, vedete che siamo in prossimità della pedana del passeggero, non danno fastidio. Considerate che io sono circa con 86 e non sono piccolino, e invece Michela è alta 1,78, quindi siamo due che sul Tenere, diciamo, siamo abbastanza grandi, ecco, non siamo piccolini, però nonostante questo non abbiamo avuto problemi né di spazio né di abitabilità sulla sella. Molto soddisfatto del risultato finale. Se avete bisogno di qualsiasi altra informazione per quanto riguarda sia le Seisbag, queste borse morbide di SV Motec, sia tutto l'allestimento che vedete qua sul Tenere, perché sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa, contattatemi pure su Instagram o su Facebook, oppure scrivete sotto a questo video su YouTube. A presto!